Qual è il tuo colpo preferito? Dritto o rovescio? Quale senti più naturale? E perché c'è un colpo preferito e i due colpi non sono mai uguali? Sono stati fatti diversi studi e quasi tutti convergono con una risposta che dipende dall'occhio dominante. Dipende da qual è il mio occhio dominante. Molto spesso l'occhio dominante nel 75% dei casi corrisponde al braccio dominante. Quindi se io ho il braccio dominante destro, il mio occhio dominante potrebbe essere il destro, ma in molti casi non corrisponde. Quindi vuol dire che invece di essere omogeneo, cioè braccio e occhio dallo stesso lato, sono crociato. Quindi vuol dire che ho il braccio dominante destro e l'occhio dominante sinistro e viceversa per i mancini. Sto preparando un video molto completo su questo argomento perché oltre all'occhio ci sono altre parti del corpo che hanno la lateralizzazione. Per oggi ci occupiamo dell'occhio. In quest'altro video ci saranno anche i test da fare per ogni parte del corpo. Dalla lateralizzazione dipende la tecnica del tennis, quindi non possiamo avere tutti la stessa tecnica. I giocatori omogenei, quindi che hanno occhio e braccio dominanti dallo stesso lato, giocheranno meglio il rovescio, mentre invece chi è crociato come Federer, come Nadal, giocherà meglio il diritto. Quindi il colpo più naturale degli omogenei è il rovescio, il colpo più naturale dei crociati è il diritto. Vediamo questo esempio di una bambina che non è mai entrata in un campo da tennis, mai preso una racchetta in mano e prova a fare questa esercitazione. Palla sul dritto, mancata. Palla sul rovescio, presa. Palla sul dritto, presa. Rovescio, presa. Lontana. Da questi primi colpi si può capire che nonostante il rovescio sia il colpo meno naturale, per questa bambina trovare la palla e la distanza dalla parte del rovescio è più semplice. Perché? Perché dopo aver fatto il test ho notato che questa bambina ha l'occhio dominante, vedete? Mancata, è anche molto lontana la palla. Questa bambina è omogenea, ha l'occhio dominante destro e braccio dominante destro. Quindi, che cosa succede in pratica? Quando io guardo la palla che arriva, il mio occhio dominante destro cosa fa? Mira la palla, ma dato che la palla non arriva dritta, ma arriva sempre, diciamo, sul dritto, arriva a destra del giocatore, ci sarà una parte della visuale che è cieca, perché se il mio occhio destro mira la palla, ho il naso che mi oscura la traiettoria della palla. Quindi il mio occhio sinistro, che non è quello che uso per mirare, può vedere la palla, ma l'altro, il destro, quello che uso, no. Quindi il mio impatto con la palla sarà arretrato e in questo caso la bambina mancava la palla, nonostante i bambini facciano, diciamo in modo naturale, meglio il dritto che il rovescio. Invece questa bambina è il contrario, la distanza dalla palla che aveva dalla parte del rovescio era assolutamente migliore. Perché? Perché nel rovescio, girandosi, lei ha la visuale migliore con l'occhio destro. Con l'occhio destro lei riesce a vedere meglio la traiettoria della palla e la calcola meglio. Io ad esempio sono braccio dominante sinistro, occhio dominante sinistro, quindi omogeneo ma mancino. Il mio colpo migliore è il rovescio, non è il dritto. Concludendo, provate a farlo, provate a vedere voi stessi e vediamo se corrispondono. Omogeneo, colpo più naturale rovescio, crociato, colpo preferito e più naturale diritto.